cosa posso fare bene che può essere monetizzato e quali sono gli argomenti su cui ho tanto da dire, su cui mi sento esperto, mi sento forte. Ciao a tutti e benvenuti ufficialmente nella prima puntata di YouTube Journey, il nostro percorso totalmente interattivo che ci aiuta a capire come avviare un canale YouTube e farlo crescere in modo costante partendo da zero, un po' una guida dall'A alla Z. Parto con questa prima puntata insieme a un ospite, una cara amica che ci aiuterà a capire come trovare un argomento per il nostro canale YouTube e quindi trovare quello che è l'aspetto più importante da cui partire. Quindi, senza indugio, diamo il benvenuto a Monica Pivato. Eccola qui. Ciao Monica, benvenuta. Ciao a tutti, grazie Marco, grazie per l'invito. Perché dovrei iniziare ad avviare una carriera o fare video su YouTube? Essenzialmente oggi YouTube è una delle piattaforme più importanti sul web, milioni di visualizzazioni, migliaia di ore e di tempo passato su questa piattaforma da parte degli utenti, e questo dà essenzialmente una grande opportunità ai privati di crearsi un mestiere, una carriera su YouTube come creator, e dall'altra a professionisti e aziende di aumentare la propria visibilità e acquisire contatti e clienti altamente profilati. Ma di questo, come ho già detto, l'ho approfondito in altri video, nel caso vi lascio il link qui sotto in descrizione. Detto ciò, Monica, aiutaci adesso tu ad approfondire questa tematica. Da dove dobbiamo cominciare, in base alla tua esperienza, per identificare una tematica vincente per aprirci poi sopra un canale YouTube? Come premessa io volevo presentarmi anche un attimo per chi non mi conosce, per capire, insomma, per farvi capire di cosa mi occupo. Io sono una copywriter e creo contenuti per i siti web, per i social. Quindi diciamo che nel mio lavoro, quello da cui parto sempre quando inizio lavoro per qualche azienda o per qualche professionista che mi chiede consulto, è quello sempre di partire dalle interviste, quindi capire cosa spinge le persone cosa ha spinto le persone ad aver creato quello che hanno creato. Quindi il manager di un'azienda magari ad aver creato la sua azienda, il personal brand di aver iniziato la loro attività lavorativa. E credo sia fondamentale questa cosa anche nell'inizio di una carriera anche come youtuber o nell'aprire un profilo YouTube. Questo perché? Perché secondo me è necessario e è indispensabile conoscersi bene all'inizio di un'attività. Poi ovviamente ci si conosce meglio anche con il tempo, facendo esperienza, anche sbagliando tante volte, però è molto importante conoscere i propri punti di forza e di debolezza e i propri valori. Quello secondo me veramente è una cosa imprescindibile, perché se una persona parte ad avere il valore, per esempio, non so, di etica, allora quella cosa lì è una cosa che ricercherà nei suoi contenuti, è un qualcosa che lo distinguerà, cioè quindi tenere bene a mente i propri punti di forza e debolezza, i propri valori, i propri obiettivi, sono tutti questi fattori che ci identificano e ci distinguono dagli altri. Quindi secondo me, proprio parlando di contenuti, quindi vengono creati 576.000 contenuti YouTube ogni giorno, c'è bisogno di distinguersi dagli altri, quindi avere bene a mente punti di forza e debolezza, valori e obiettivo è importantissimo per riuscire a crearsi la propria nicchia, crearsi il proprio seguito, i follower, creare quelle persone che si affidano a noi per quello che facciamo e per come lo facciamo. Secondo me questa è una cosa importantissima. Quindi una volta che sia ben chiaro questo, si può passare ok, allora quindi ho a mente questi valori, queste cose che voglio portare avanti, quali sono le mie passioni? Un'altra delle domande che ci si può fare è questa, quindi quali sono le mie passioni, cosa posso fare bene che può essere monetizzato e quali sono gli argomenti su cui ho tanto da dire, su cui mi sento esperto, mi sento forte. Quindi ovviamente dobbiamo tenere a mente che un'attività YouTube, quindi l'apertura di un canale, se vuole essere monetizzabile alla fine, c'è bisogno di costanza, quindi c'è bisogno di pubblicare molteplici volte con una certa continuità. Quindi dobbiamo scegliere un tema, un argomento che sentiamo caro, che ci appassiona, di cui siamo esperti, di cui ci interessa sempre scoprire qualcosa di più, quindi qualcosa da tenere vivo nel tempo, ecco, qualcosa che non ci stanca in sostanza, perché comunque dovremo portarlo avanti nel tempo. Definisco un macro argomento e espulso un po' quello che c'è già online, quindi posso cercare qualcosa degli argomenti che vengono trattati dai miei competitor, quindi
pesco un po' da quello che c'è già, si fa una ricerca sul target e si può anche cercare di creare una nicchia, quindi un gruppo ristretto che parte sempre dall'argomento principale ma un po' più specifico, come per esempio, non so, penso alla cucina, quanti tipi di cucina esistono? Esistono miliardi di tipi, può essere la cucina vegana, un certo tipo di cucina regionale, cioè qualsiasi cosa un po' più specifico che abbraccia sempre il gruppo appassionato al macro argomento, ma che ha meno concorrenza, quindi si riesce a intercettare un qualcuno che cerca proprio quello di cui stiamo parlando noi. Quali sono invece i rischi di soffermarsi su un argomento troppo generico? Allora, diciamo che YouTube funziona un po' come Google. Ok, io ricerco un qualcosa su Google che può essere come fare la pasta alla carbonara, ok, può essere un argomento generico e possono uscire veramente 1 miliardo di risultati perché ci sono appunto tante persone che ricercano quell'argomento. Stessa cosa che avviene con Google avviene anche con YouTube, perché è un motore di ricerca a tutti gli effetti e anche lui è soggetto alla SEO, Search Engine Optimization. Quindi cercare di fare degli argomenti di nicchia o comunque ricercare una nicchia specifica ci aiuta in questo. Magari possono avere, magari questi argomenti hanno meno frequenza di ricerca, meno volume di ricerca rispetto a un macro argomento che può essere la cucina in generale, ok? Però abbiamo più possibilità di scalare e poterci posizionare per primi. Una cosa che mi è aiutato spesso, soprattutto quando ho fatto anche consulenza a persone, no, che volevano avviare un canale YouTube da zero, era il fatto di trovare un punto di incontro, chiamiamolo così, tra quelle che sono le nostre passioni, quello su cui abbiamo competenze e quello che cerca il pubblico. Noi possiamo fare un canale YouTube su qualcosa che ci piace e stop, però qual è il rischio? Che magari non ci siano persone là fuori che gli piacciono quell'argomento. Magari siamo, che ne so, appassionati di verdure, però magari vogliamo parlare di una verdura in particolare sconosciuta, però magari quella verdura, no, appunto perché non la conosce nessuno, nessuno gli interesserà guardare quel tipo di video. Quindi avere chiaramente in testa, come ha detto adesso Monica, capire cosa la gente cerca, cosa c'è là fuori e cosa le persone vogliono, ci aiuta a trovare una giusta via di mezzo. Magari qualcuno dice, ma io non voglio per forza fare quello che vogliono gli altri, voglio fare quello che piace a me, altrimenti non è più divertente. Ma in verità possiamo farlo, bisogna soltanto trovare il giusto mix che ci permette di parlare di qualcosa che ci piace, ma dall'altra anche avere un pubblico, perché io posso anche, ripeto, avere una grande passione per una tematica, ma parlare di qualcosa che agli altri non piace è come fare un concerto in mezzo al deserto. Nessuno ci ascolterà e quindi avremo soltanto buttato via un sacco di tempo e fatica. Ora che abbiamo un po' chiari i vari concetti principali, quali sono i prossimi passi? In primis credo che sia il impegnarsi su quella cosa, quindi sapere che la carriera da youtuber o comunque da creatore di contenuti di qualsiasi tipo essi siano richiede costanza, quindi un impegno costante nel tempo a ricercare contenuti che interessino le persone, quindi utili. Partiamo sempre dall'idea che i contenuti di qualsiasi tipo essi siano hanno bisogno di essere utili per le persone che li ricercano. Se io cercassi delle keyword specifiche in qualche tool di ricerca keyword, in qualche tool che gestisca la SEO e vedo che alcune parole vengono più ricercate di altre, perché non fare un articolo, un video su quella cosa? Cioè è molto importante la keyword research anche in questo caso, perché ci fa vedere cosa viene ricercato veramente dalle persone, per quindi creare dei contenuti che siano utili. A questo riguardo tu adesso proprio hai accennato a strumenti che ci possono aiutare a trovare gli argomenti più ricercati, che appunto per i quali esiste un pubblico, e questo è un po' il concetto chiave. E uno strumento di cui ho parlato anche altre volte, che potrebbe essere interessante approfondirlo adesso, è Google Trends, che anche Monica lo conosce molto bene. Se non sai che cos'è Google Trends, è uno strumento che non solo ci permette di capire se una tematica è ricercata, ma per quanto tempo quella tematica è ricercata. Se nell'arco ad esempio di un anno quella tematica è ricercata in maniera costante, o se oppure c'è dei momenti in cui c'è un vuoto totale e magari le persone non lo ricercano. Qui entra in gioco il concetto di contenuti evergreen e contenuti stagionali. Qual è la differenza? Allora, i contenuti evergreen sono quei contenuti che io so che, a prescindere dal periodo, se è primavera, estate o inverno, le persone continueranno a cercarlo. Ad esempio, un argomento evergreen potrebbe essere come dimagrire, ok? Come dimagrire uno
bene o male sempre ci tiene alla propria salute, ok? Magari forse d'estate qualcuno lo cerca un po' di più, ma bene o male durante tutto l'anno. Invece un argomento più stagionale potrebbe essere scarponi da sci. Gli scarponi da sci sono un prodotto essenzialmente invernale, perché uno li va a cercare perché vuole andare a sciare, e quindi difficilmente uno in mezzo ad agosto si mette a cercare scarponi da sci, a meno che sappia che c'è qualche offerta fuori stagione. Quindi come funziona Google Trends? Ci permette proprio di fare tutta questa serie di analisi. Io ho fatto un esempio proprio in linea con quello che ha detto adesso Monica: cucina vegana. Possiamo vedere che cucina vegana, bene o male, anche se ha un po' di sali e scendi in termini di ricerche, è abbastanza costante. Non è che ad esempio a novembre si azzera completamente, o a aprile si azzera completamente, o un altro mese fa un picco enorme. È più o meno abbastanza costante. Quindi già questo, seppur diciamo che è una preanalisi iniziale, ci fa capire che è una tematica che potenzialmente potrebbe essere l'argomento del nostro canale. Ma oltre a questo ci fa anche vedere, per esempio, dove è cercato, che zona geografica è più cercata, quali sono magari anche le parole correlate, gli argomenti correlati a questa tematica. Questo aggiungo che è anche utilissimo per creare contenuti proprio come vedete qui: cucina naturale, maionese vegana. Quelli possono già essere delle idee per contenuti veri e propri. Oppure, se stiamo facendo una ricerca su una macro tematica troppo generica, intanto vediamo se è una cosa ricercata, e scendendo qui in questa parte dove abbiamo argomenti correlati e query associate, possiamo trovare la famosa nicchia di mercato in cui noi potremo posizionarci e diventare unici magari rispetto ad altri canali YouTube. Quindi insomma, questi sono poi i concetti fondamentali che ci possono aiutare a capire quale tematica potremo scegliere per il nostro canale YouTube. È troppo tardi per aprire un canale YouTube? È vero, i canali sono tanti, le tematiche sono ancora di più, ma la cosa bella è che, una cosa che sto notando, poi magari Monica mi confermerà o mi smentirà, non ci sono ancora tantissimi canali che proprio seguono questo concetto, cioè del trovarsi la propria nicchia di mercato per differenziarsi dalla concorrenza. C'è tantissimo di cui parlare, tantissimi argomenti, e sicuramente potete, facendo questa breve analisi di cui vi abbiamo parlato oggi, identificare quello di cui potreste parlare nel vostro canale YouTube. E aggiungo proprio che poi una persona si fidelizza anche proprio a voi, al vostro modo di esprimere quello che avete da dire. Sarà questo che la gente apprezzerà e vi seguirà per questo, per come dite le cose rispetto a cosa dite, insomma. A questo punto siamo arrivati alla parte in cui siete voi protagonisti. Allora, qui sotto in descrizione trovate il link a un sondaggio che ho creato nella tab community del mio canale, e al suo interno ho inserito alcune, tematiche, 4 nello specifico, che con Monica abbiamo selezionato proprio seguendo i principi di cui vi abbiamo parlato oggi. Quindi cosa fate adesso? Fino alla prossima puntata, che sarà il mese prossimo, perché come ho già detto YouTube Journey uscirà una volta al mese su questo canale, vi prendete il tempo per decidere secondo voi, secondo quello che abbiamo detto oggi, quale potrebbe essere una tematica interessante per il fantomatico canale che creeremo insieme. Quindi selezionate nel sondaggio, oppure ditemelo direttamente qui sotto nei commenti, va benissimo, e poi nella prossima puntata vedremo appunto cosa avete votato tutti insieme, e quindi andremo ad applicare l'argomento che avrete selezionato. Lasciate tanti bei like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i miei prossimi contenuti, e mi raccomando, scannerizzate il QR code per entrare nel mio esclusivo gruppo Telegram, in cui al suo interno ho inserito anche varie risorse gratuite, tra cui il mio videocorso YouTube Marketing Roadmap. Quindi in questo modo avremo modo sia di condividere le informazioni tra di noi, le opinioni, ma anche di poter visionare queste risorse esclusive. Tutto ciò, grazie ancora, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti!